Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la unica e vera sola regina dei rally, la Lancia Stratos HF, livrea all'Italia in scala 1:8, edizione Centauria, uscita numero 25. Andiamo a vedere cosa abbiamo all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina presente in tutte le collezioni dove possiamo trovare i numeri utili e i servizi. E questo è quello che subito adesso andremo a vedere non appena avrò dato la possibilità a chi lo desidera di poter dare lettura all'unica pagina disponibile sulla storia di questa icona automobilistica che è presente in ogni fascicolo. Mezza pagina di qua e mezza pagina dietro. Ecco qui. Ringrazio sempre tutti i miei iscritti e tutti coloro i quali avranno piacere di iscriversi al canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, troverete altri modelli. Ed ecco qua. Cosa ci mandano in questa uscita? Abbiamo, a parte due coperture, tutti i pezzi sono in metallo. Recuperate le due rondelline dell'uscita numero 24 e la vite CM, perché vi servirà poi per fissare la ruota al mozzo. Bene, all'interno troviamo il trave verticale posteriore di sinistra, tutto in metallo, molto pesante, la copertura del trave, plastica, abbiamo due supporti del cofano posteriore, questo è il destro, come potete vedere contrassegnato, contraddistinto dalla lettera R all'interno, eccola lì, e questo è il sinistro con la lettera L. Poi abbiamo le due coperture dei supporti cofano posteriore, quelli che abbiamo appena visto adesso. Non vi preoccupate, perché quando trovate lo stesso numero identificativo sulla collezione vuol dire che sia uno che l'altro potete usarli sia sulla parte destra che sulla parte sinistra. L'unica cosa, ovviamente, vanno montati nel giusto criterio. Allora, due serie di viti, una DM, anzi scusatemi ragazzi, all'inizio vi ho detto di recuperare le viti CM, no, ho commesso un errore, le CM non vi servono perché vedo che sono presenti le DM e ci vanno queste per la ruota. Vi chiedo scusa perché essendoci la necessità anche della rondella, erroneamente ho pensato che la CM andasse inserita all'interno, invece è presente anche il collarino nelle viti DM oltre alla rondella. Eccola qui. Bene, quindi queste, e poi abbiamo le viti piccole ZM, tutte e due vanno avvitate esclusivamente nel metallo e qui io userò del lubrificante. Ecco qui. Allora, la prima cosa da fare, cosa ho fatto? Ho preso la vite ZM,
Mi raccomando che il cacciavite sia non danneggiato, altrimenti rovinerete le viti. Piuttosto usate delle punte più sottili come questo. Prima cosa, prendiamo il pezzo così, ecco qua, guardate, e dopo averlo bagnato nel grasso, parlo della vite ovviamente, mi vado a creare i filetti qua e qua, che io ho già creato, per questioni chiaramente di risparmio tempo per il video. Quindi un filetto qui e uno qui. Bene, e mettiamo da parte questa. Poi prendiamo la parte sinistra della cerniera, diciamo, del cofano posteriore, il supporto del cofano posteriore, e andiamo a, sempre bagnandola nel grasso o nell'olio, a crearci i filetti, uno qui e uno qui, sempre con la vite ZM. Fatto questo, anche se non ci viene richiesto, perché lo faremo nelle successive sessioni di montaggio, io ho comunque fatto il filetto anche qua, una e due, sempre con la vite ZM, e questo è il destro. Come potete vedere abbiamo all'interno la lettera R, perché tanto sicuramente queste sono le viti che utilizzeremo. Quindi mi sono creato i filetti. Bene, poi, allora, guardate bene, prendiamo questo, stiamo parlando della lettera L, prendiamo uno di questi due, qualsiasi, lo mettiamo come in figura, qui, e andiamo a metterlo così, guardate. La parte più larga, guardate qua, qui abbiamo due perni, questo è più sottile alla base, questo è più largo, vedete? Ecco, la parte più larga, guardate le mie dita, va messa così, nella parte più alta dietro. Verso il foro va messa quella più sottile. Guardate bene un'altra volta e poi montiamo. Ok? Perfetto. Come inseriamo? Prima inseriamo questo perno. Nel primo perno non inserite tutto subito, altrimenti tribulate un po'. Poi, per carità, fate quello che volete. Quindi inseriamo così, mettiamo il primo, eccolo lì, schiacciamo e ci fermiamo. Basta, deve essere a filo, vedete? Non premete troppo, perché poi va giù e non è bello. Deve rimanere così, a filo. Ok? L'altro lasciatelo da parte, non chiudetelo subito, così siete certi di sapere qual è il sinistro, cioè questo, anche se poi ci sono i segni identificativi dei fori, ma non complichiamoci la vita. Allora, guardate, prendiamo poi questo pezzo in questa maniera, proprio così, ok? E andiamo a metterci il pezzo così, guardate, con la plastica che abbiamo appena messo verso questo lato. Quindi non così, ma così. Perfetto. E andiamo a fissarci dietro con due viti ZM il nostro supporto sinistro del cofano posteriore. Adesso vi dico una cosa, quando poi monteremo alla fine il cofano posteriore,
Qualora ci dovesse essere un punto dove non combacia bene, ricordatevi che qui abbiamo un po' di gioco. Sentite? Ecco, questo poi dipenderà quando andremo a montare tutto, se sarà perfettamente in linea lo lasceremo così, altrimenti andremo ad agire, dopo aver smontato questo pezzo di copertura, andremo ad agire su queste due viti e lo metteremo in posizione corretta, ma io credo che non ce ne sarà necessità perché avranno considerato un minimo, ecco, di gioco per poterlo far inserire. Bene, andiamo a rivedere il pezzo, guardate bene, è stato montato così e qui abbiamo la plastica di copertura. Perfetto. A questo punto andiamo a prendere il pezzo così e andiamo ad inserire la copertura e andiamo a mettere una vite ZM qua, dove prima abbiamo creato il filetto, e una qua. Ricordatevi di non stringere mai le viti finché non avrete messo tutte le viti di quella sessione di montaggio. Mi raccomando. Allora, qui c'è qualcosa che tocca e devo vedere. Vedete? Non scende la plastica. Non dovete insistere, ma controllare per quale motivo. Ci sarà sicuramente uno sfrido di lavorazione. Eccola qua, infatti, guardate. Non so se riesco a farvela vedere. Bisogna fare attenzione quando montate le cose. Ecco. Guardate qua. Vedete, questa devo toglierla perché questa parte qui, che deve entrare in questo spazio, impedisce il corretto assemblaggio e mi tiene la plastica in su e non va bene, ok? Quindi adesso vado a toglierla e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Come potete vedere, sono andato a consumare la parte di lavorazione che c'era in più. E adesso, infatti, quando vado ad inserirla è perfettamente a filo, prima non lo era. Guardate che bello questo particolare, come è stato fatto, è uno scatolato come nella macchina vera, io lo trovo bellissimo, bellissimo. Bene, a questo punto non ci rimane che prendere quest'altro pezzo, eccolo qui, e ricordatevi sempre, vedete questo è contraddistinto, contrassegnato dalla lettera R, che è il destro, ricordatevi sempre di metterlo così e la parte più larga alla base va messa in questa maniera, quindi la parte più sottile davanti, la parte più larga dietro dove è più alto. Inseriamo il primo pezzo nel primo perno. Una volta che ci siamo accertati che è inserito il primo, basterà fare così e il gioco è fatto. Ecco qui, e abbiamo finito. Ci siamo anche creati due filetti con le viti ZM, queste, così per la prossima volta siamo già a posto. Bene, adesso mettiamo via questa vite in più, prendiamo
la vite DM, e vado a crearmi il filetto nel mozzo della ruota. La guarnizione la mettiamo alla fine. Prima mi vado a creare il filetto. Alla fine di questa sessione di montaggio andrò a fare la rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, che è il 25, e poi ci salutiamo. Io vi consiglio, se avete dubbi, ma vi piace quest'auto, di acquistare il modello, perché è veramente fatto bene. Per essere un prodotto di collezione da edicola o da abbonamento, secondo me è fatto bene. Allora, adesso ci dice di inserire semplicemente la ruota che abbiamo assemblato nel numero 24. Qui abbiamo lo scasso, vedete, dove va inserito questo. Non vi preoccupate che questo viene fuori, perché una volta messa la ruota non si muoverà più, ma girerà come quella vera insieme al cerchio. Parlo del disco del freno. Quindi ci dice di inserire questo, lo facciamo girare finché saremo sicuri, attenzione, dobbiamo essere sicuri che abbia preso il pezzo dietro, altrimenti non stringete, perché rischiate di fare danno. Ecco qua. Comunque lo potete anche vedere per aiutarvi, nel senso che attraverso il cerchio potete vedere questo perno qui che esce e il segno sul cerchione per inserirlo correttamente. Quindi non fate tutto di fretta, perché poi altrimenti fate danno, ed è un peccato, perché sicuramente ci sarà chi magari avviterà la vite senza aver inserito perfettamente il cerchio all'interno del disco dei freni, e non va bene. Ecco qua, adesso è correttamente inserito. Io adesso monterò la ruota, ma poi sapete che la smonterò perché finché montiamo altre cose sul nostro modello, per me è molto più pratico evitare di avere troppo peso, così come ho fatto anche con il motore che ci dicevano di montare e che io ho montato e poi ho nuovamente smontato per quello che vi ho appena detto. Ecco, perfetto, tutto funziona perfettamente bene, mi piace veramente tanto. Come potete sentire non c'è alcun tipo di rumore grazie all'intervento che ho fatto. Vi metterò poi anche il link in descrizione, ma lo trovate nei miei video, l'intervento appunto per evitare che le parti rigate andassero a creare troppo attrito, come di fatto facevano, e rendessero tutto più complicato, sia lo sterzo e sia quel rumore che non mi piaceva. Bene ragazzi, come vi ho appena detto, io andrò poi a smontarla, farò soltanto le foto di rito per poter appunto fare le copertine. Adesso andiamo a vedere quello che abbiamo montato fino a questo numero e ci vediamo dopo. Ed eccoci di nuovo qua ragazzi, questo è il punto in cui siamo arrivati con il montaggio numero 25 di questa splendida Regina dei Rally. Ecco qui abbiamo
i due supporti del cofano poi posteriore, tutto in metallo, il volante in metallo verniciato, copertura dei gruppi fari secondari. Aspettate, sto cercando di mettere un po' più di luce. E questo è il gruppo fari secondari, bellissimo. Ormai chi mi conosce lo sa che io mi soffermo su questo particolare, perché è giusto fare delle critiche costruttive sui modelli, ma è anche giusto mettere in risalto l'operato splendido e meraviglioso che hanno fatto nel riprodurre queste parabole, che sembrano praticamente di una macchina vera, bellissime. Tutto sarà illuminato in questo caso da 4 LED, la copertura, il motore, eccolo qui, la parte sotto, qui abbiamo una molla proprio vera, non funziona, però io trovo che sia un bel particolare visivo. Ricordatevi poi di attaccare i tubi con del collante, così non avrete sorprese anche dopo magari tempo che il vostro modello sarà in vetrina. Vi potreste trovare dei tubi staccati. Qui abbiamo il semiasse. Ricordatevi di avere il gioco qua, perché non dovrà essere rigido il montaggio, attenzione. Motorino d'avviamento, qui sicuramente andremo ad attaccare poi altri 2 tubi di gomma, alternatore, cinghia, pompa dell'acqua, guardate che spettacolo. Bellissimo. E poi il musetto. Io sono troppo contento di quest'auto, la amo da anni. Io sono del 1966, nel 73 e 74 le vedevo girare in via Oison ad Aosta, in valle, e c'era Ferrato, che c'è ancora oggi, che è presente sul territorio valdostano, che si occupava di 2 modelli, li elaborava e li curava, chiaramente nella meccanica. Quindi anche lui sicuramente un pezzo storico di quest'auto, Ferrato. Ed ecco qua. Guardate che spettacolo. Comincia a prendere tutto corpo. La cosa bella anche di questo modello è che abbiamo pochi pezzi, diciamo, staccati. Il motore, come vi ho appena detto poc'anzi, ci dicono di lasciarlo inserito, ma io, proprio per evitare durante le varie fasi di montaggio che si sono susseguite e seguiranno, ho preferito staccarlo, tanto ci sono solo 4 viti poi per fissarlo. E quindi dicevo che abbiamo questo gruppo fari secondario, il cofano anteriore che va poi attaccato qui con le sue cerniere, scusate, e basta, non abbiamo null'altro in giro, e questa è una cosa importante. Bene ragazzi, abbiamo finito anche questo montaggio. Michele vi saluta, mi auguro che voi decidiate di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata alla playlist. Io adesso andrò a fare un video delle prime 2 uscite della moto di Valentino Rossi, la Yamaha. Poi andrò a spiegare tutto nel dettaglio, in scala 1:4, un bellissimo modello. Se avete piacere, continuate a seguirmi, chiedo scusa, un attimo, perché
volevo metterla in maniera corretta. Ecco, così, perfetto. Oh, ce l'ho fatta. Bene ragazzi, grazie del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Mi auguro di ritrovarvi ad ogni mio video sempre più numerosi, sempre più contenti. E ragazzi, scrivetemi i messaggi, scrivetemi, perché le amicizie nascono anche così, essendo noi stessi. Iscrivetevi anche il canale su, chiedo scusa, gruppi su Facebook, ce ne ho 6, uno per ogni modello che sto costruendo. Creiamo questa passione che già c'è in ognuno di noi e cerchiamo di condividerla tra noi appassionati, appunto sui gruppi, con consigli e perché no, con future nuove amicizie. Ciao ragazzi!